Per 51 settimane all'anno qui non c'è nessuno. Solo argilla e vento, un paesaggio mozzafiato che in pochi in Italia conoscono e che in molti, nel corso degli anni, hanno abbandonato. Poi in una settimana d'agosto tutto si capovolge. E in un paese che conta 800 persone ne arrivano fino a 25.000. Quasi tutte sotto i 35 anni. In una regione in cui i giovani non fanno che andarsene, una settimana all'anno qui i giovani tornano. 836 abitanti, secondo l'ultimo dato, anche se all'inizio del 2000 ne contavano 1200. Ne perde una ventina all'anno e la ragione è tutta in una cifra semplice. Nel 2024 qui sono nate 5 persone e ne sono morte 24. Intorno al paese si aprono i calanchi ed è un paesaggio che abbaglia, terra argillosa che acqua e vento hanno scavato per millenni, fino a ridurla a una distesa di creste affilate e vallate spoglie, senza un albero, senza un filo d'erba. Sembra di guardare la superficie della luna, non un pezzo di Basilicata, eppure davanti a una delle vedute più straordinarie che abbiamo in Italia, per quasi tutto l'anno non si ferma quasi nessuno. Poi, in una settimana di agosto, il paese si trasforma, riempiendosi fino a 25.000 persone, che animano il borgo e si ritrovano in un unico grande evento collettivo. L'occasione è la Luna ai Calanchi, un festival della paesologia, un evento nato qui poco più di 10 anni fa e diretto dal poeta Franco Arminio. La parola festival però racconta poco di quello che succede, perché non c'è un palco unico e non c'è un biglietto da pagare. C'è soltanto un paese che per 5 giorni si popola di musica, arte, racconti, esperienze. Ed è qui che si apre la contraddizione. La Basilicata è una regione da cui sempre più giovani vanno via, eppure un evento come questo li richiama a migliaia da ogni parte d'Italia. Aliano infatti è la terra del confino, il luogo in cui lo Stato relegava chi voleva condannare all'oblio. Qui Carlo Levi scrisse Cristo si è fermato ad Eboli, svelando all'Italia un meridione che preferiva ignorare. Quasi un secolo fa essere mandati tra queste argille era una condanna all'esilio. Oggi quelle stesse strade sono percorse per scelta da 25.000 persone. Il momento in cui tutto questo diventa più chiaro non è un concerto e non è nemmeno una lettura, ma una camminata. Nel pomeriggio infatti la gente esce dal paese e si incammina dentro i calanchi. La fila si trasforma da sola e procede in un rito collettivo che sa di sacralità. L'iconica passeggiata è un momento irrinunciabile della festa. Ci si esibisce e si cammina insieme e si dà spazio all'arte. In un tempo in cui i borghi si svuotano uno dopo l'altro, iniziative come questa hanno un valore che va riconosciuto, perché servono prima di tutto a capire da dove veniamo e a non lasciare che un paese e la sua storia scivolino via nel silenzio. La festa prova a inventare una comunità, anche se provvisoria, che non si accontenta di consumare un po' di cultura e ripartire, ma cerca di ricostruire legami veri. Ed è qui che arriva la domanda. Questo festival serve davvero a fermare lo spopolamento, come si racconta, oppure ne è l'eccezione più bella? Perché Aliano si riempie proprio in quanto è vuoto, e se al suo posto ci fosse una città, probabilmente nessuno guiderebbe 6 ore per venire a camminare nell'argilla. Sono i 360 giorni di silenzio a rendere possibili questi 5 di pieno. E una risposta netta, onestamente, noi non ce l'abbiamo. Forse il senso di Aliano è tutto in questo movimento, un posto che il paese ha lasciato indietro e che per 5 giorni l'anno diventa il secondo più visitato della Basilicata, subito dopo Matera. Storie Mediterranee racconta i luoghi del Mediterraneo e le storie che ci vivono dentro. Iscriviti al canale per non perdere la prossima e se c'è un posto che vorresti vedere raccontato così, scrivilo nei commenti.